Ciao, sono Davide. Allora oggi con Giorgino faremo il cotechino del cardinale, dico bene? Perfetto. Allora Davide, vuoi prendere via queste robe? Allora, quello che è ve lo spieghiamo strada facendo. È un cotechino speciale che poi vi faremo vedere, però intanto vi diciamo gli ingredienti. Davide, diciamo così che questo cotechino, nel tempo passato, quando c'era più carestia di materiali, lo si faceva con la cottica del guanciale. Sì. La si cuciva e veniva in 3 punte, dentro si ci metteva un pezzetto di carne diversa che quando lo tagliavi sembrava il cappello del cardinale. Sì. Ecco, adesso noi abbiamo dei budelli in avanzo, usiamo un budello da cotechino e lo facciamo così. C'è dentro il cotechino, l'impasto è quello lì. E l'impasto è quello lì. Quindi tu mi hai chiesto di prepararti, che io ti ho preparato la cotica, perché No. naturalmente si chiama cotechino perché vorrei vedere. perché c'è la cotica, quindi andremo a fare circa 10 kg di impasto. Presso poco. Bene, quindi il 50% è cotica, quindi 5 kg di cotica, pulita, pelata, mi raccomando non deve avere... Dei peli Bravo, è stato dall'estetista e che l'abbiamo... quando la mangi danno fastidio. Certo. Poi ci viene messo 1 chilo di pancetta Su per giù. e 4 kg di carne muscolosa. Noi qui abbiamo una spalla che adesso Giorgino l'andrà un po' a dividere, prenderà i pezzettini che gli piacciono a lui, Quelli più muscolosi. quelli più muscolosi, e in più mi ha chiesto anche 2 stinchi di maiale che scopriremo perché. Il perché usiamo lo stinco. Certo, va bene. Adesso io libero tutto, te puoi Io preparare. comincio ad andare. Bene, perfetto. Allora, cominciamo con la prima cosa che è da preparare, sono le cotiche, perché andranno macinate a parte. E intanto che Giorgino le sta facendo a pezzettini piccoli, se lo fate in casa con tritacarne un po' piccolini, Lo fate si fa un po' piccolo. fatica, quindi fate dei pezzettini piccoli, perché la cotica nel tritacarne Lo fa piangere. lo fa piangere un bel po'. Perciò noi utilizzeremo questa piastra che vi faccio vedere, Taglia cotiche proprio. che si chiama proprio taglia cotica. Ha dei buchi molto grandi. Cosa farà questa qua? Andrà a fare dei quadratini, dei pezzettini, Degli stralci. degli straccetti di cotica che poi dopo li andremo a ripassare assieme alla carne Con la piastra dovuta. Esatto, che utilizzeremo, immagino, l'8. L'8. Sì, i buchi di 8 mm. Quindi questo è quanto. Adesso andiamo un po' veloci perché ne abbiamo 5 kg di cotica, ce n'è per un bel po'. Adesso gli do, se me lo fa fare, gli do una mano anch'io. Ma vorrei vedere, Davide, la tua mano serve sempre, sempre. Bene. In ogni caso. Io Quindi lo controlliamo bene, perché poi dopo una ripassata bisogna sempre darcela. la guardi mentre prima di tagliare gli dai un occhio Esatto. e poi uno tagliarli le cotiche fa come vuole. Io faccio così perché L'importante è che siano piccole. è importante che siano tagliate così, vedi. La cotica si chiama cotica per quello lì, perché Perché è quando dicono in dialetti come una cotga, Dur. resistente. Allora, mi hanno telefonato dall'Australia, Oh, ciao, stiamo fa. ben da sentire, Porca da la Melbourne. Un signore, un italiano che vive a Melbourne, che saluto, anzi, che ha provato a fare gli zamponi là. Lui è un italiano che produce salami e roba, Sì. dei salumi nostri, insomma. Sì. Mi segue qua sul canale e ha provato a replicare tante cose. Gli sono venute tutte bene. Adesso là ci sono delle normative, delle regole un po' particolari. Sì, no? capisco. Sì, Ha sì, provato a fare gli zamponi, no? Con i piedini, con le, Sì. con le calzine, no? Sì. Mi ha telefonato. Con le unghie. Mi ha accontentato perché succede che durante la cottura gli si Rompono. Allora io la prima cosa che gli ho detto è cuoceli avvolti in una garza. No, ci Una garza che potrebbe aiutare. No, ci vorrebbe.
perché una volta facevano così. Intanto vanno forati con una punta tra le dita dei piedi, vanno forati con un ago abbastanza grande, lì, che viene poi si sfoga, 2 o 3 buchini ogni anno. Poi vorrebbero avvolti in una pezza, in un tovagliolo, in un grembiule. Io ho detto garza, però. Sì, no, lì, che vengono fatti 2 o 3 giri. Allora l'acqua ci arriva bollente, ma non lo strappa. Vorrebbe avvolto lì, poi legato con uno spago. Poi lo bolli lì, che bolla piano piano, che invece di volerci 2 ore e mezza ci voglia 3 ore e mezza. Sì. Perché se la bolli forte la cotica spacca. Allora, abbiamo finito di preparare le cotiche. Tutte tagliate a pezzettini, piccolini, sgrassate se c'era del grasso sotto. Bravo. E tolto il grasso della pancia, la sugna, perché Perfetto, bravo. quel grasso molliccio non va bene perché fa acqua. Non va bene, fa lo strutto dentro e fa crepare un po' tutto. Perfetto, quindi non vuole più è lasciare. secca meglio è. Quindi solo cotica. Tagliata a pezzettini, io ho montato la piastra che vi ho fatto vedere prima, vado a macinare. Nel mentre Giorgino va avanti con la spalla e la pancetta, pancetta. Che lo metteremo dentro dopo. Vado, Vai. Sentite come ciocca? Allora, guardate come si è spezzettata in pezzi più piccolini, sempre comunque grossettina. Sì, però se non è tagliata sottile è strappata. Sì, strappata, però così invece va bene. Adesso l'andiamo a pesare, vero? Ci andrà circa 4 kg. Quello la pesi che dopo ragioniamo con questa roba qua. Dopo averla mondata, pulita, tolettata, come preferite, sono rimasti 4 kg e 600 grammi di cotica pulita, già macinata una volta, ok? Quindi quanta carne mettiamo? Mettiamo 5 kg. Quindi 5 kg, leggermente più Sì, abbondante. perché abbiamo una spalla che è molto nervosa, vedi, molto Sì, muscolosa. È bellissima, e quindi noi possiamo mettere 5 kg e siamo molto bene, 5 kg compresa la pancetta. Ah, certo. Quindi noi faremo, visto così, faremo un 4,2, 4,3 Di carne più la pancetta. più la pancetta. E lo stinco dopo. E lo stinchetto quello che là non dà valore, non fa peso, non fa niente. Allora, io intanto cambio piastra. E metti su? Metto su l'8, hai Bravo, detto. perfetto. Allora, ricapitolando tutto il discorso della carne, prima di fare le conce, Giorgino? Signor sì. Abbiamo fatto 4 kg e 600 grammi di cotica. Perfetto. Poi abbiamo fatto 4 kg e 4 di carne più 600 di pancetta, quindi sono 9 kg e 6 circa in tutto. Sì. 9 kg e 6. Andiamo a vedere la concia che ha già preparato tutto, se l'è portata da casa, quindi temevo non avessi il sale. no. Allora, sale medio marino di Cervia. Perfetto, bravo. Ok, vedete, grana media. Poi si è preparato 15 grammi di pepe macinato, se l'è macinato a casa. Al momento, macinato. Sì, macinato nel macinino. E abbiamo una noce moscata intera grattugiata, media, perché poi c'è le noci grosse, diciamo una noce media. E abbiamo, questo non me lo ricordo. Allora abbiamo 5-6 spicchi, qua sono di più perché sono piccolini. 6 spicchi d'aglio. 6 spicchi d'aglio normale, diciamo. Normale. Un bicchiere di vino rosso, qua abbiamo del lambrusco rosso, ok, per andare a bagnare il nostro impasto. E adesso Giorgino va a ridurre in pasta l'aglio. Perfetto. Metto una punta di sale perché, non per salarlo, ma perché lo impasto meglio, viene meglio la pasta. Vedi? Con quel coltellone qua, guarda come esce. Ci teniamo un po' puliti,
Perché così quando abbiamo finito si fa prima, se no uno si trova la montagna di roba da fare. Il doppio lavoro. Quindi pian pianino lavo le cosine. Poi anche già versato, adesso mettiamo Bene. tutto dentro. Sì. Qua aspetta, Ti ho già capito. mettiamo qua. Sembra quasi che l'abbiamo già fatto. Qualche volta, vero? Quindi adesso io intanto inizio a mescolare la carne, che ce n'è venuto un bel po'. Noi mettiamo le nostre conce qua, lì, vedi. E facciamo Logicamente noi andremo a condire prima di macinare, come al solito, no? come al solito, perché facciamo prima dopo a mescolare, perché la carne esce già condita dal macinino. Sei David? Sì. Gli dai 2 ribaltate, Certo. Se c'era una bacinella più grande era meglio. No, ma dai che va bene così. Bene. Vai. Io nel frattempo posso lavorare un po' sto stinco qua, prendere via Sì. la puntina che poi metteremo dove? Lo metteremo dentro, dico bene. Al cotechino. Quindi tu adesso lo vai a disossare? Lo vado a dirossare, vado a prendere via 2 o 3 parti di stinco, diciamo qua. Allora io comincio a macinare. Vai tranquillo. Allora. Mentre che io macinavo, Giorgino ha disossato uno stinco e ha preso parti del stinco, perché se voi lo guardate bene lo stinco è fatto a muscoletti, ha una muscolatura, e ha ricavato proprio 5 muscoletti, o 6? 5 muscoletti dallo stinco, ok? Che andremo a inserire all'interno del cotechino. Però adesso lui Possibilmente nel centro. nel centro. Adesso però lui ci deve fare un'operazione. Devo salarli perché questa è carne non salata. Sì, certo. Vero? Se noi la passavamo là, la tritavamo. Invece adesso io mi metto lì un po' di sale, Sì. un po' di pepe, li avvolgo e così siamo sicuri Certo. che non facciamo dei pasticci. Dico bene? Quindi di questo stinco tu non ne hai più bisogno. Io non ne ho più Ne bisogno. facciamo solo 4-5 allora. Solo 5. Gli altri li facciamo normali, va bene. ok. Proviamo, vero? Certo. Così capiamo la differenza, dico bene? Quindi unisci sale e pepe, non c'è una quantità, un po' per condirlo, insomma. Faccio così, vedi Davide. E poi li metti da parte, che li andremo a mettere nel cotechino una volta che li insacchiamo, no? Esattamente. E una volta che Giorgino ha salato, diciamo, i muscoletti, andiamo a Sì, li ho conditi. conditi, sì. A rovesciare l'impasto. La nostra roba. Dove apriamo così. Senti, profumo già, ma fa poi te. sopra, porco miseria. Lì, senti, mettiamo dentro il nostro bicchierino di vino e glielo mettiamo, Davide. Sì. Lì, metti dentro lì. Rovescia dentro lì, così. Dentro, bravo, dentro le ditate, così, bravo. Oh, benissimo. Basta un bicchiere, no? Sì, basta un bicchiere, sì. Quindi lambrusco, poi voi se avete qualsiasi cosa. Va bene, anche vino fermo. Che cosa gli serve il vino dentro? L'ammorbidisce. E dà anche profumo, se vogliamo. C'è chi dice che disinfetta anche. Ma può essere di sicuro.
Allora, mentre che tu fai questo intervento, vado a preparare l'insaccatrice. Bravo. Qua ci penso io a mescolarmela. Davide, quando io chiudo la carne, che la chiudo con il raschietto così, poi la lasciamo fermentare 1 minuto o 2. Sì? C'è un percorso che io è obbligatorio nella mia gestione di queste cose. Perché facendo sta roba qui, vedi che polvere? Hai visto che polvischio che c'è in giro? Ci vorrebbe qualcosa. Ah, ci penso io. Tu dici che c'è molta polvere. Sì. Io adesso proviamo a vedere se riusciamo a far andare via con un goccino del tuo lambrusco. Oh, sì. Beh, dai, vai, tranquillo, guarda. Perfetto, grazie così, guarda. Lì. Poi noi, sai cosa facciamo? Lo metto via, perché No, sì, lo metti via perché appena noi facciamo un cin nostro e voi altri. alla vostra Tanta salute. Buono, sì. Dopo una spolverata così. Oh Dio ti benedica. Buono. Lo benedici? Ha dato la sua benedizione. Buono, bene, bravo. Grazie Davide. Come quando si fa il formaggio, che bisogna fare la croce. Sì, perché riesca bene. Allora, budelli. Sì, oh. Budelli. Dobbiamo fare un discorso per i budelli, signori. Perché normalmente si utilizzano i budelli di Manzo. manzo per fare i cotechini. Perché c'è un motivo, vero? Sì, un bovino perché è molto più resistente quando lo bolli. Siccome il cotechino è un insaccato che ha bisogno di una lunga cottura, bisognerebbe utilizzare il budello Sì, una volta non si usava. Adesso siamo nella modernità, usiamo quello lì. Esatto. Ma conviene in questo caso, Bene, allora invece io sono riuscito a trovare... Premetto una roba, Davide, scusa. Fai. Si usa così perché una volta si uccidevano i maiali E si usava quello che c'era. familiare e si usava tutto del maiale, quindi si usavano anche i budelli. Non si pensava neanche lontanamente ad andare a comprare. Adesso invece è diverso. Tu vai a comprare la carne, Sì. o compri anche un maiale, lo compri già Diviso. a metà, diviso. Quindi Sì. il ragionamento budelli non c'è più, li compriamo. Allora viene molto più spontaneo, prende un budello che non si rompa ed è quello bovino. Che è quello consigliato, ma noi abbiamo utilizzato quello di maiale. Siamo andati all'antica. Siamo andati all'antica, non perché volevamo andare all'antica, perché li sono andati a comprare io e mi sono sbagliato, punto e basta. Ma noi rimediamo anche in queste cose. Allora, Giorgino qua, se voi vedete, ieri pomeriggio, il giorno prima, li ha messi... Ieri mattino. Ieri mattina. Adesso è il pomeriggio del giorno dopo. Sì. Quindi sono stati 24 ore. Li ha tutti puliti, sgrassati. Lavate 7-8 Lavate volte. Guarda anche come sono bianchi. Non Guarda li hai che- legati, li hai legati anche? no, erano già legati. Ah, ok. Erano già predisposti per quel intervento qua. E quindi adesso lui li ha messi a mollo con acqua, Aceto, limone e aglio. Arancia E aglio. anche aglio. Con l'acqua, naturalmente, 24 Acqua ore. fredda, mi E raccomando. poi in frigo. Poi in frigo. O fuori se c'è freddo. Esatto. Quindi poi dopo sono stati a mollo e adesso noi li andiamo a Li usare. togliamo da quest'acqua, li mettiamo in acqua bollente, Sì. acqua calda, che rinvengono, Si altrimenti ammorbidiscono. si potrebbero rompere. Li ammorbidiamo e poi li insacchiamo. Allora, praticamente ne abbiamo fatti 2 o 3 di prova, perché con questo budello si fa un po' fatica, con quello di manzo sarebbe meglio. Allora, apriamo il budello, una volta che l'abbiamo scaldato, dico bene, Si capisce. ci inserisce dentro il pezzettino del muscolo e poi, mentre che io giro l'insaccatrice, Io giro il lui budello. gira il budello in maniera che la carne vada a finire tutto attorno al pezzettino di stinco. Dico bene? Sì, hai detto bene, perfetto. Sì. Ecco, infila proprio fino in fondo e imbuto. Là. Ecco,
vedete la carne rimane di lato e lui man mano che io inserisco, che giro la manovella, lui gira il budello in maniera che la carne vada tutta attorno al pezzettino di stinco. È un'operazione che bisogna farla almeno in 2. Stop. Per ottenere un cotechino, una monachella, adesso io la chiamo monachella, Sì, va bene. da 600-650 grammi. Più o meno. Eccoci. Guardate che bei cotechinoni. Oh. Noi ne prepariamo 4-5 e poi del resto facciamo del cotechino normale, dico bene. Ma per Bacco. Allora, abbiamo saccato tutti i cotechini, abbiamo tenuto da parte i 5 con all'interno il stinco e adesso Giorgino ci fa vedere la sua legatura da giovane. Sì, negli anni 80-90. 80 e 90, perché, Sì, perché poi dopo- anche qua la legatura si è modernizzata. Sì, no? ma si cambiano le cose. Prendiamo un laccio che l'ho già fatto più o meno misura ad occhio mio. Prendo le 2 cime, le metto lì. Quindi prendi dal budello e via, ecco la legatura. Poi i cotechini naturalmente vanno legati insieme per essere appesi alla pertica, dico bene. Signor sì. Per Bacco, figliolo, guarda. Visto? Spettacolo, Dopo quando sono secchi taglio via il bauletto lì Sì. sotto. come nel pistolino. Esatto. Perfetto. Ok. Allora li fai tutti così? Tutti così. Bene, allora ti guardo. Anzi, io intanto inizio a fare un po' di pulizie. Ecco, caro Davide. Allora, lo dico sempre perché poi dopo mi trovo sempre nei commenti delle cose che... allora, tutto quello che voi vedete che noi facciamo, lo facciamo solo ed esclusivamente per noi e per le nostre famiglie, non sono in vendita, ok? Non sono in vendita. Almeno i miei no, sicuro. Ecco, quindi se vedete che non abbiamo i guanti, non abbiamo la mascherina, non abbiamo la cuffietta, è perché sono cose nostre Familiari. e sono cavoli nostri, ok? Poi se in un laboratorio, in un salumificio dove lavorano questo tipo di salume insaccato, ma qualsiasi altro insaccato, c'è l'obbligo di essere praticamente avere lo scafandro, ecco, ve lo dico solo per correttezza. A E livello di ricordo cronaca. che questi prodotti non sono in vendita, così non me lo scrivete nei commenti perché purtroppo ne facciamo una ventina, ne facciamo solo per noi, 10 e 10 e sono familiari, insomma, ecco. Ecco perché se non verranno neanche troppo estetici, Ah beh, certo. Noi vogliamo solo mandare avanti una tradizione che per me è sacra, questa tradizione. sì, che stava scomparendo, adesso pare che ci sia ancora Ecco, un ritorno. mi piace far vedere come si fa, come facciamo noi, non come si fa. Perché se voi guardate qualsiasi altro macellaio norcino, magari fa in una maniera diversa. Però noi facciamo così, vi facciamo vedere, vi garantisco che vengono fuori buonissimi, perché sono buoni, se no non li torneremo a fare. dico bene. Quindi, Vorrei vedere. tutti i salumi che faccio insieme a Giorgino, quelli che vi faccio vedere io, il prosciutto, il culatello, il fiocco, sono tutte cose che faccio per me, ok? Quindi per piacere evitate i commenti su ma cappello, guanti, tavolo, coltello. Sì, acciarino, non acciarino anche. Ok, no. Detto questo, parliamo del cotechino. Allora, adesso questo cotechino che tu stai legando lo lasciamo fuori Ad ad asciugare. asciugare perché la pelle si deve asciugare. Quando appeso, qua temperatura ambiente,
Quindi sarà una giornata, due, massimo. Due. Giornate, temperatura ambiente. Quando ci passate la mano sopra il budello, Che è secco. deve essere secco liscio, non deve essere più umido. Allora dopo potete farci quello che volete. Lo cuocete, lo mettete sotto vuoto e lo conservate. Sì, molto bene, in freezer. Io vi dico cuocetelo e mangiatelo, che è sempre... Cotto e mangiato, però se loro hanno... Certo, per conservarlo. Loro se vogliono conservarlo, mettono sotto vuoto. Davide, Sì. lo mettono in freezer, ti garantisco io che per 6-7 mesi è uguale. Sì. Hai capito? Aspetta, finiamo il discorso. Quando tu lo dovrai andare a cuocere, la tiri fuori dal freezer. Ti lascio parlare, aspetta. Lo tiro fuori dal sacchetto, tiro fuori dal freezer, Ok. lo metto nell'acqua fredda e lo faccio bollire per 3 ore e mezza. Ah, lo metti gelato? Gelato. Ah, ok, tirato fuori il congelato e nell'acqua fredda pian pianino si scioglie. Sì. Senza che vada a 2000. Bello quello. Devo vedere che bel cotechino che è questo. Davide, come siamo messi? Adesso Allora, ci rilassiamo con un prosecchino, dai. Allora, finiamo il discorso del cotechino. Va bene. Allora, li ho appesi qua di dietro. Adesso staranno in asciugatura un paio di giorni. Ok. Non dimenticatevi di forarli. Ok? Bravo. Quindi con un forino molto delicatamente, se usate il budello di maiale, perché c'è il rischio che si rompa, ci fate proprio dei forotti Bravo. e loro rimarranno qua in sgocciolatura per un paio di giorni finché non si asciuga il budello, ecco. Quando passi la mano che senti che il budello striscia, cioè fa un pochino di chiasso, diciamo, perché lavora, parla, dice io sono già pronto. Esatto. Pianino. No, sì. Ecco qua. Lo prendi via, se lo vuoi conservare lo metti sotto vuoto, è molto importante. Sotto vuoto e lo metti in freezer. Altrimenti lo puoi mettere, Davide, poi sai meglio di me, lo puoi mettere in freezer anche il sottovuoto, anche senza sottovuoto, ma lo devi mangiare nel giro di un mese o due. Ma invece non di più. sottovuoto dura di più. Sottovuoto lo lasci anche 6, 7, 8 mesi. Va bene, io mi fido di te. No, te lo dico perché secondo lo me questi qua comunque nel giro di fine dicembre sono già mangiati. Sì, i miei prima. No, adesso lui ne ha tenuti un paio che li deve fare sabato e domenica, che direi che vengono pronti. Allora, dobbiamo brindare. Mi ha portato il famoso prosecco Delle serre, del signor Camillo. che è un suo amico, No. e insomma sentiamo il prosecco. No, guarda, come mi ripeto sempre, una cantina piccola ma bravissimi, come quasi tutti quelli. Qualcheduno elogiato da Giorgino è difficile, quindi vuol dire che questo signor Camillo fa del vino buono. Sì, no, te lo garantisco Ecco. io, come tanti altri là, perché la Val d'Obbiadene, ragazzi miei, con queste bollicine scherzano mica, Quindi allora, le serre, santo cielo. penso io, No, ce le mani si vanno, Davide. te lo vuoi tirare via con la gabbietta, ma anche a me mi scivolano. Perché abbiamo le mani Ma unte. vado? Dai. Lascio così? No, pian Faccio fare a piano. te, Piano, senza bisogno di fare tante il robe. ciocco. Non abbiamo niente da mangiare però, perché questa volta È meglio. Meglio. Sì. Volevo il ciocco, eccolo. No, qui noi, come diciamo nel mio paese, Solara. all'Ambrusco a Zurbere, proprio il Lambrusco, io sono proprio nella zona tipica. Come loro diranno di questo tipo di vino, come i piemontesi, Prosecco. come tanti altri, come la Toscana, tanti altri. La Sicilia che è di Bari. Ma noi in Italia, Noi ma chi abbiamo- ci frega noi? Noi abbiamo tutti Ma dei- noi perché non chiudiamo che ci abbiamo tutto noi? Noi abbiamo proprio di tutto, Noi chiudiamo, ci abbiamo tutto. Sì. Sono gli altri che vengono da noi Noi. E a poi- imparare e a mangiare. ma non solo a bere, a mangiare tante cose. Senti Giorgino, io ti ringrazio, grazie. Niente, è sempre un piacere. quello, è vero. va bene. È un Adesso- piacere con quei signori che ci guardano. Adesso appena lui organizza una cena, mi ci infilo anch'io, mi autoinvito, no? E poi dopo mi porto la telecamera così vediamo. L'ultima volta, sai chi è venuto l'ultima volta? Ma parlo di un mese fa, non tanto di più. René Arnoux.
Bella storia. René Arnoux, ex pilota della Ferrari, sì. Eh. Sì. Ah, perché da lui passano dei personaggi. Muccia miseria, te lo dico. Salute! Alla vostra. Fresco. Pollicini. Ah, sì, buono. Signori, vi lascio sotto al video le dosi per fare i cotechini e per fare il nostro nuovo cotechino che l'abbiamo chiamato Quale quello di oggi? Oh, il cardinale. Cardinale, bene. Perché il cardinale? Perché dovrebbe avere un fiaschetto in testa qua, dentro, nel centro. Va bene, cotechino con l'alma. Considerando che la fetta sia la capoccia del cardinale col cappellino in testa che ha lì, che dovrebbe essere significare questo, quella rosetta rossa che ci abbiamo messo dentro. Poi se non sarà nel centro terrà il cappello leggermente di fianco. Va bene lo stesso. Vi lascio il link in descrizione dell'insaccatrice se avete voglia, non costa tanto, ve l'ho detto anche nel scorso video. Ma guarda che è pratica, È comoda, sì. Io dico che avere in casa Sì, uno che abbia la volontà o che si faccia le cose proprio, la salsiccia, il cotechino, il salame, guarda che è comodo. una spesa non eccessiva, direi a portata di tutte le tasche e che lavora benissimo. No, va bene. Poi dopo se tu vuoi in grande vai agli 8 kg, vai su robe diverse, ma questa qui ho visto io che si lavora benissimo. Bene, detto da Giorgino, quindi. No, non mi No, dà perché lui usa della roba più col No, pedale. ma non mi dà aria dentro il budello, non mi dà niente, hai capito? Si stato- lavora bene. Bene, allora grazie, al prossimo video che non ve lo spoileriamo perché ancora non abbiamo deciso Di cosa fare. di cosa fare, faremo qualche cosa e intanto buone feste e ci vediamo prossimamente. Sì, tanti auguroni se non ci vediamo prima. Salute! Di nuovo.